Venimmo al pie d'un nobile castello, 7 volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura, per 7 porte intrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Giungemmo ai piedi di un nobile castello, 7 volte cerchiato, circondato da alte mura, difeso intorno da un bel fiumicello. Questo fiumicello lo superammo come terra dura, asciutta. Entrai con questi saggi per 7 porte e arrivammo in un prato di un fresco vivace verde. Nobile castello descrive il luogo, ovviamente, ma rispecchia la nobiltà, appunto, delle anime che vi risiedono. Venimmo al pie d'un nobile castello, ricorda Inferno 1, ma poi chi fu al pie d'un colle giunto. Insomma, l'arrivare dal buio in una zona più alta e più illuminata. Nel primo caso ero da solo, ostacolato dalle fiere che non mi fecero arrivare, qui invece sono in compagnia della poesia che mi fa superare sia l'ostacolo del fiumicello che quello delle 7 porte. Intanto stiamo trattando con una citazione proprio di quello Stazio che non si trova tra loro perché è in purgatorio e che nella Tebaide scrive Tebe di 7 porte ed ampie mura. Ne approfitto per dire un'altra citazione dalla Tebaide. Vanne felice pur, anima grande, lungi dal nero averno, a fortunati elisii campi, ove ognor splende il sole, ove non entrò mai ombra tebana. Esagero. Potrebbe anche considerarsi citazione a Proverbi 9.1. La vera sapienza ha edificato la sua casa, castello in questo caso, ha scolpito le sue 7 colonne, porte, mura in questo caso. Il luogo è liberamente ispirato anche ad alcuni passi dell'Eneida. L'etere riveste qui più abbondantemente i campi di luce e edifici circondati da un triplice muro, al quale un vorticoso fiume di fiamme gira intorno e scorge le mura e gli archi delle porte. E giunsero ai luoghi sereni e alle amene verdure dei boschi fortunati. Cosa rappresentano fiumicello e porte? Il fiumicello è quello delle parole ornate, contrapposto, come spiegato nella spiegazione del secondo canto, quando parlo della fiumana, violenta, non il fiumicello delle sole parole ornate, ove il mar, dove confluiscono tutte le parole, non ha vanto, non vince. Le 7 parole rappresentano l'unione delle discipline di trivio, grammatica, retorica, dialettica, e quadrivio, aritmetica, musica, geometria, astronomia. Le parole stesse di trivium, 3 strade che dipartono da un unico centro, e quadrivium, 4, insieme rappresentano queste 7 porte, strade, che conducono in un unico posto, dove risiedono quelli che, oltre ad aver usato bene la ragione, hanno il loro nome ancora onorato sulla terra, e per questo il cielo gli permette di risiedere qui, nel castello, anzi di possedere questo luogo. A conferma che le 7 porte siano proprio la somma di 3 trivium e 4 quadrivium, in purgatorio 7, Virgilio risponde così: Io son Virgilio, e per null'altro rio lo ciel perdei che non per aver fe. Alla domanda poscia che l'accoglienze oneste e liete furo iterate 3 e 4 volte. Sordel si trasse e disse: voi chi siete? Scusate se mi allontano un attimo dall'analisi di queste terzine, ma poco dopo, sempre in Purgatorio 7, Sordel chiede a Virgilio: dimmi se vien d'inferno e di qual chiostra? E Virgilio risponde: per tutti intorno cerchi del dolente regno, a conferma che la selva, ovviamente, ma neanche la porta e chi si trova tra Porta e Fiume Acheronte fa parte dell'inferno, ma degli inferi. L'inferno inizia col primo cerchio, che è questo bordo, limbo, confine che lo circonda, ma nel concreto inizia definitivamente nel secondo cerchio, quindi dal giudizio di Minos in poi. Questi hanno usato la ragione, quindi furono vivi, secondo la definizione che ho precedentemente spiegato e che do nel convivio.
altrimenti risiedevano prima dell'Acheronte, tra color che mai non fuor vivi, non usando mai la ragione, caratteristica dell'uomo. E in più il loro nome ha ancora onore sulla terra, l'onorata nominanza, se non risiedevano nella selva degli spiriti spessi e senza nome, fuori dal castello. Questi hanno ancora oggi fama sulla terra, hanno evitato l'interno dell'inferno, non il suo bordo, ma non sono riusciti a salvarsi. Per questo vivono sospesi in questo limbo, ma grazie al nome onorevole hanno acquisito grazia anche in cielo e quindi risiedono dentro al castello. Sia l'ostacolo del possedere la parola ornata, il bel fiumicello, sia quello di possedere le arti liberali di Trivio e Quadrivio sono superati senza difficoltà da questo gruppo di 6 poeti, che supera anche l'ostacolo del fiumicello, della parola ornata, come se camminasse sulla terra dura, senza alcuna difficoltà, io compreso che cammino col corpo però. Le alte mura rappresentano sia l'altezza che caratterizza questo canto, alto sonno, altissimo poeta, altissimo canto, alte mura, luminoso e alto, che la difficoltà e il tempo necessario a padroneggiare queste 7 arti liberali. Un prato di fresca verdura non può di certo nascere nel buio, ha bisogno di luce, e questa luce, oltre a farlo crescere, lo fa crescere bene. La verdura, il verde che c'è, è fresco, sano, tra poco lo definirò verde smalto. Genti veran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei lor sembianti, parlavan rado con voci soavi. Lì c'erano genti con occhi, sguardo, tardi, lenti, e gravi, pesanti, lenti, nei loro sembianti di grande autorità. Parlavano pacatamente, con voci soavi. La continua importanza che do agli occhi nella mia opera e che continuerà e si accentuerà nel mio viaggio paradisiaco con Beatrice. Gli occhi, lo sguardo di chi abitava nel castello era lento e verso il basso. Anche il loro parlare era rado, lento, raro, ma le loro voci erano soavi, quindi leggere, e per parlare di nuovo di Beatrice, in Inferno 2 anche Virgilio descrive i suoi occhi, in quel caso lucenti, e la sua voce, come in questo caso suave e piana. Anche di queste anime ci tengo a sottolineare la grandezza, di grande autorità nei loro sembianti, riprendendo in un verso i precedenti grandombre, ma anche il sembianza avevan. Più che né tristi né liete, queste grandi autorità, da auctoritas, accrescimento, avevano occhi tardi e gravi. Citazione aristotelica dall'Etica a Nicomano, chiosata da Tommaso. E dice il filosofo che il movimento del magnanimo appare austero, la sua voce solenne, il suo parlare fermo e misurato. Sicuramente non appaiono contenti, in quanto non sono beati. Traemmoci così da lunde canti, in loco aperto, luminoso e alto, sì che vedersi potien tutti quanti. Colà diritto, sovra al verde smalto, mi fuor mostrati gli spiriti magni, che del vedere in me stesso m'essalto. Così ci siamo tratti, spostati, da uno dei canti, angoli, in luogo aperto, luminoso e alto, così che si potevano vedere tutti quanti i residenti del castello. Lì diritto, di fronte, sopra al verde splendente del prato, mi furono mostrati gli spiriti magni, che, per averli visti, mi esalto, ancora adesso. Ci spostammo da un luogo decentrato, da un lato, per salire su di uno aperto, luminoso, alto e sopra al verde smalto. Un luogo decisamente poco infernale dalla descrizione fatta. Citazione virgiliana: anch'ise poi sale su un poggio dal quale le ombre, nella loro lunga fila, potesse passare in rassegna e riconoscere i volti di quelle che gli venivano incontro. Sottolineo che siamo sempre all'interno del mio cammino verso il basso, che giungerà fino al centro della terra, mentre qui vado in alto per raggiungere questo posto, nonostante mi trovi sottoterra ancora. Da lì su mi furono mostrati altri abitanti del castello, che definisco spiriti magni, per come hanno vissuto, e con un nome ancora onorato sulla terra. Secondo l'Etica di Aristotele,
magnanimo è dunque colui che, idoneo alle imprese ardue, gode e si rallegra di compierle. E nel Convivio 4.17 scrivo: la virtù morale, la quale è moderatrice e acquistatrice dei grandi onori e fama. Inizia adesso la descrizione, dove ovviamente i verbi usati saranno vidi e conobbi, non di certo riconobbi, dato che non li avevo mai visti prima in vita queste anime che ora appunto sono morte. I vidi Eletra con molti compagni, tra quali conobbi Ettor ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni, vidi Camilla e la Pantasilea, dall'altra parte vidi il re Latino che con Lavinia sua figlia sedea. Io vidi Elettra con molti compagni, tra i quali conobbi Ettore ed Enea. Cesare, armato con gli occhi grifagni, rapaci, infuocati. Vidi la Vergine Camilla e la Pentesilea. Dall'altra parte vidi il re Latino che sedeva con sua figlia Lavinia. Queste due terzine iniziano e finiscono con un personaggio femminile, e ne citerò altri. I nomi non sono elencati in ordine cronologico di nascita, ma ciò non implica, come del resto sempre nella mia commedia, che l'ordine sia per questo casuale. In questo canto li divido in 3 gruppi, spiegherò il criterio. Per alcuni cito solo il nome, per altri do brevi descrizioni, brevi dettagli, senza troppo dilungarmi, e non servirebbe dato che il nome appunto è sufficiente. Al termine della spiegazione di questo canto elencherò le analogie tra il mio limbo cristiano e i virgiliani campi elisi pagani, descritti con tanto di elenco di nomi nello sesto dell'Eneida. Non posso però non anticiparti che mentre il mio primo nome qui è Elettra, che, fecondata da Giove, partorì Dardano, leggendario fondatore della città di Troia, l'elenco virgiliano dei suoi beati magnanimi che risiedono in quel luogo inizia proprio con riposano qui in eterno Ilo, Assaraco e Dardano fondatore di Troia. Insomma, Virgilio cita subito Dardano, io cito subito come primo nome quello di sua madre. E inoltre la leggendaria fondazione di Roma, dell'elenco scritto da Virgilio, si conclude col nome di Cesare, che di diritto lo fa inserire anche, oltre che nella storica, anche nella leggendaria fondazione di Roma. L'ultimissimo in realtà è Augusto nell'elenco di Virgilio, ma rappresentava il presente. Torniamo al mio elenco. Tra i molti compagni di Elettra, appunto eroi della città di Troia, subito 2 troiani di spicco, Ettor ed Enea. Ti faccio notare che esattamente tra Enea, che portò a fondare Roma, e Camilla, che combatté contro questa fondazione, già entrambi citati nella mia opera, io inserisca Cesare, aggiungendogli una descrizione che non elogia il suo lavoro di giustizia, come appunto Giustiniano che troviamo in Paradiso, ma ancora con gli occhi che incutono paura. Cesare armato con gli occhi grifagni riprende parola per parola Caron Dimonio con occhi di bragia del canto precedente, combinato con il diavolo alichino Sparvier Grifagno ad Artigliar in Inferno 22 e, nonostante Cesare non sia nessuno dei due, questi chiari riferimenti lo accostano più ai 2 demoni che al Gentiveran con occhi tardi e gravi degli abitanti del castello illuminato. Citazione dal Tresor di Brunetto Latino, volgarizzato 14. Griffango est quello che l'uomo prende all'entrata d'inverno, che egli ha gli occhi rossi e vermilli come foco. Citazione anche dalla Farsalia di Lucano. Caesar, Cesare, in arma furens. Anticipo che questo è il primo gruppo, quello della Roma leggendaria. Quindi Cesare personifica anche quei comandanti discendenti violenti di Enea, non uniti al Cristo. Rappresenta quei violenti che anticiparono la Roma che nacque con quel Bruto che, cacciando quel Tarquinio, ultimo re, fondò la Repubblica Romana. Primi 2 nomi del secondo gruppo, quello appunto della Roma storica. In Inferno 1 la mia guida in prima persona dice che nacque sub Iulio, Cesare appunto, scritto in latino, richiamando ancora quell'elenco virgiliano che riporta
qui è Cesare e tutta la progenie di Iulo. Soltanto dopo, staccato al verso successivo, dice e vissi a Roma sotto il buono Augusto. Insomma, tra Cesare e Augusto, quello associato a Roma, definito buono e scritto in volgare, è il secondo. A proposito di Iulio, Cesare è appunto nominato come più famoso dei discendenti di Enea, proprio da Iulo, appunto figlio di Enea. Esattamente come poco fa, immediatamente dopo Abraham viene citato David re, anche se è nato svariate generazioni dopo. Di Giulio Cesare tornerò in più riprese per parlarne più a lungo. L'argomento è vasto e complesso, ma ritorniamo all'elenco. Nello stesso verso di Camilla, ricordo, nemica di Enea, cito la Pentesilea, regina delle Amazzoni, alleata di Enea, nella difesa di Troia. Dall'altra parte, rispetto a Camilla perlomeno, vidi il re latino seduto con sua figlia Lavinia, che invece portarono alla fondazione di Roma con Enea e alla sua dinastia. Che con Lavinia sua figlia sedea ricorda il che mi sedea con l'antica Rachele del secondo canto, con contesti e personaggi diversi, ma anche l'Eneida, e accanto al padre sta la Vergine Lavinia. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia, e solo in parte vidi il Saladino. Vidi quel Lucio Giunio Bruto che cacciò Tarquinio il Superbo, Lucrezia, Giulia, Marzia e Cornelia, e solo in parte vidi il Saladino. Questa terzina invece inizia e finisce con un nome maschile, ma l'endecasillabo centrale contiene ben 4 nomi femminili. Specifico di quale Bruto io stia parlando, e non è quello che insieme a Cassio e Giuda è masticato come uno dei 3 peggiori traditori, da dite in fondo all'inferno, ma il Bruto che, cacciando l'ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, partecipò e anzi fondò la Repubblica Romana, diventando il primo console romano, come scrivo nel Convivio 4-5-12. Da Bruto, primo consolo, infino a Cesare, primo principe sommo. I 4 personaggi femminili sono ancora a noi noti per la luce dell'onore che illumina il loro nome e soprattutto le loro dinastie, più che dalla luce della ragione, che infatti non è il senso allegorico di quel fuoco che illumina questo luogo, che infatti illumina anche il Saladino musulmano, che se Bruto ha sconfitto la monarchia a Roma, Saladino ha sconfitto i cristiani a Gerusalemme, ridandola in mano ai suoi musulmani. 4 nomi femminili in un endecasillabo. La prima, tra l'altro, è morta suicida. La seconda fu moglie di Pompeo e figlia di Giulio Cesare. Marzia fu moglie del Catone guardiano del Purgatorio, poi si sposò con un altro per fini procreativi, per poi risposarsi di nuovo con Catone. L'ultima fu madre dei Gracchi. Riguardo a Marzia, moglie di Catone, Virgilio dirà a Catone in Purgatorio 1: non son gli editti eterni per noi guasti, che questi vive io con il corpo, e minos me non lega, duro giudizio infranto da Maria, ma son del cerchio, primo, limbo, ove son gli occhi casti di Marzia tua, 2 volte moglie. Il Saladino lo cito anche nel Convivio, tra i grandi rimasti nei cuori delle genti, e cui non è ancora nel cuore Alessandro per li suoi reali benefici, cui non è ancora lo buono re di Castella o il Saladino. E citerò altri 2 musulmani tra gli spiriti magni che abitano il castello. L'ultimo nome del secondo gruppo, quello di Roma storica, che viene citato, evidenziando che è in disparte, è il Saladino, che ridarà la Terra Santa ai suoi musulmani. Questo assiduo ripetersi della parola vidi è usato anche nel Tesoretto di Brunetto Latino, capitolo 14. E vidi nella corte, là dentro fra le porte, 4 donne reali che corte principali tenean ragion ed uso. Poi mi tornai là, giuso, a un altro palazzo e vidi il bello stazzo scritto per sottiglianza, qui sta la temperanza, cui la gente talora suol chiamare misura, e vidi là d'intorno dimorare a soggiorno 5 gran principesse, e vidi che le stesse tenean gran parlamento di ricco insegnamento. Poi nell'altra magione vidi in gran predone,
eccetera. Poi ch'innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Poi che alzai un poco di più le ciglia, lo sguardo, vidi il maestro di coloro che sanno, Aristotele, sedere tra la famiglia filosofica. Ancora più su di chi ho elencato adesso, letteralmente e allegoricamente, come sempre, vidi il maestro di quelli che sanno, seduto tra la famiglia dei filosofi. L'alzare lo sguardo per vedere il terzo gruppo gli concede una maggiore autorità. Quando io parlo del filosofo mi riferisco ad Aristotele. Qui, come prima per Virgilio, al quale intorno si raduna la scuola, qui la famiglia, non significa che sia il primo cronologicamente parlando, ma che sia il più importante, il punto di riferimento. Il cerchio di color che sanno si apre con Aristotele, nome che compare esplicitamente solo in Purgatorio 3, e si chiude con Averroè, ricordato per aver commentato e tradotto le opere di questo. Averroïs, che è il gran commento fe. Color che sanno, dato che la parola filosofia stessa significa amore per la sapienza. Se quella dei poeti era la scola, quella dei filosofi, ripeto, è la famiglia, in questa carrellata continua di variazioni che do alla parola gruppo, come setta, coro, schiera e via dicendo. Filosofica famiglia è espressione che uso anche nel convivio, spiegando appunto il suo significato e non perdendo occasione anche lì di elogiare Aristotele, che qui non cito espressamente, cito nel convivio. Questo Pittagora, domandato se egli si riputava sapiente, negò a sé questo vocabulo e disse sé essere non sapiente, ma amatore di sapienza. E quinci nacque poi ciascuno studioso in sapienza che fosse amatore di sapienza, chiamato cioè filosofo, che tanto vale in greco philos, come a dire amore in latino, e quindi dicemo noi philos, quasi amore, e sophos, quasi sapiente. Ma però che le essenziali passioni sono comuni a tutti, non si ragiona di quelle per vocabulo distinguere alcuno partecipante quell'essenza, onde non diciamo Gianni, amico di Martino, intendendo solamente la naturale amistade, significare per la quale tutti a tutti siamo amici, ma l'amistà sopra la naturale, generata, che è propria e distinta in singolari persone. Così non si dice filosofo alcuno per lo comune amore al sapere, perché senza amore e senza studio non si può dire filosofo, ma conviene che l'uno e l'altro sia lungo studio e grande amore d'Inferno 1. Onde non si dee dicere vero filosofo alcuno che, per alcuno difetto, con la sapienza in alcuna sua parte sia amico, sì come sono molti che si dilettano in intendere canzoni e studiare in quelle, e che si dilettano studiare in retorica o in musica, e le altre scienze fuggono e abbandonano, che son tutte membra di sapienza. La fine di questa citazione è altra conferma al significato allegorico delle 7 porte, che sono la somma del trivio, e qui cito la musica che ne fa parte, e del quadrivio, e qui cito la retorica che ne fa parte. Le 4 grandi ombre, più Virgilio, sono pienamente inserite in questa definizione di filosofo, ed insieme a loro non ho alcuna difficoltà a superare le 7 porte. Tutti lo miran, tutti onor li fanno, qui vivi Dio Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso li stanno, Democrito che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone. Tutti lo guardano intensamente ad Aristotele, tutti gli fanno onore. Proprio qui io vidi Socrate e Platone, che davanti agli altri gli stanno, ad Aristotele più vicino. Democrito che concepisce il mondo a caso, frutto di casualità atomica. Diogene, Anassagora e Talete, Empedocle, Eraclito e Zenone. Tutti i filosofi hanno ammirazione per il filosofo, e Socrate e Platone sono quelli più vicini a lui e davanti agli altri. Quando si dice che l'allievo supera il maestro, è per aggiungere una conferma che il poeta che vola sopra gli altri per me è Virgilio e non Omero. Qui cito Anassagora dopo Socrate
anche se probabilmente fu suo maestro, e Platone dopo Aristotele, anche se fu certamente suo maestro. Empedocles, indicato da Aristotele come padre della retorica, e Zenone, indicato da Aristotele come padre della dialettica, sono posti dopo Aristotele. E proprio tra questi due nomi inserisco Eraclito, che fu studiato da Aristotele, Socrate e Platone, ma occupa il penultimo posto di questa coppia di terzine. L'unico del quale fornisco qualche dettaglio è Democrito, che formulò la teoria degli atomi per spiegare la materia, il mondo, appunto. Tutti i nomi appartengono alla filosofia greca, sono alcuni dei più magnanimi pensatori della Magna Grecia, non solo della penisola greca e arcipelaghi, dato che Empedocles era ad esempio di Agrigento. E vidi il buono accoglitor del quale, Diascoride dico, e vidi Orfeo, Tullio e Lino e Seneca morale, Euclide Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, Averroische il gran commento feo. E vidi il buon ordinatore delle qualità delle piante, dico, sto parlando di Dioscoride, e vidi Orfeo, Tullio, Cicerone, e Lino e il morale Seneca, Euclide, padre della geometria, e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galeno, Averroè che fece il gran commento ad Aristotele. Continua l'elenco degli spiriti magni che vidi, anch'essi non certamente in ordine cronologico, né tantomeno facenti parte dei pensatori della Magna Grecia. Vi sono diversi Diascoride nella storia greca. Io sto parlando di quel Diascoride medico-botanico, buon accoglitor del quale, delle qualità delle piante, e come ognuna possa essere utilizzata in medicina. Tra i nomi di coloro che sanno inserisco quasi di nascosto Orfeo, che fa parte della mitologia greca, storia e leggenda sullo stesso piano. Figlio di una musa e capace di piegare al suo volere col suono della sua lira esseri animati e non. Piccola aggiunta, Orfeo è disceso vivo agli inferi per recuperare la sua amata che era morta e, seppur fallendo in questa impresa, dagli inferi ne uscì vivo. A Seneca accosto l'aggettivo morale, dato che è famoso per i suoi dialoghi morali, e in uno di questi, nel De Tranquillitate Animi, cita espressamente due nomi presenti nella terzina precedente e altri concetti che ho fatto ben miei. Allora dobbiamo disporci a considerare tutti i difetti umani non odiosi, ma ridicoli, e imitare Democrito piuttosto che Eraclito. Questi, infatti, Eraclito, quando usciva tra la gente si metteva a piangere, e Democrito invece rideva. All'uno, Eraclito, tutte le azioni sembravano misere, all'altro, Democrito, sciocchezze. Perciò dobbiamo minimizzare tutto e tutto sopportare con equilibrio. È più umano ridere della vita che piangerne. È anche più meritevole della riconoscenza dell'umanità chi ride di lei piuttosto di chi ne piange. Quello, infatti, le lascerà ancora qualche speranza. Questo, invece, stupidamente, si dispera per cose che non crede di poter migliorare. Guardando il problema nel suo complesso, anzi, si mostra più magnanimo chi non sa trattenere il riso rispetto a chi non riesca a frenare le lacrime. Perché è proprio di uno spirito equilibrato non trovare nella commedia umana nulla di grave, serio o deprovevole. Proviamo a esaminare ad una le ragioni che ci fanno essere lieti o tristi e ci renderemo conto di come è vero quanto disse Bione, e cioè che tutte le azioni dell'uomo sono pallidi tentativi e che la vita umana non è più sacra né più importante di quella di un embrione. Ad Euclide accosto l'aggettivo geometra, appunto per la famosa geometria euclidea, appunto. Di Averroè ci tengo a ricordare il gran commento che fece alle opere di Aristotele, come scrivo nel Monarchia, Averroè nel commento al De Anima. E così, ripeto, il cerchio di questo terzo e ultimo elenco di nomi si chiude con l'ultimo nome, Averroè, che appartiene a chi fece il commento delle opere che appartengono al primo nome, seppur non espressamente citato, Aristotele. Ognuno degli ultimi 5 versi inizia col nome identificativo del soggetto, quel nome col quale è passato alla storia,
Basta per capire di chi si tratti, non servono aggettivi per capire a chi mi riferisca. I gruppi di nomi, storici e mitici, sono suddivisibili in tre, semplificando. Il primo, Roma leggendaria, da Elettra, madre di Dardano, fondatore di Troia, a Lavinia, madre di Silvio, fondatore di Alba la Longa, Roma, Cesare permettendo. Il secondo, Roma storica, da quel Bruto che fondò a Roma la Repubblica, scacciando l'ultimo dei re, a Saladino che le sottrasse Gerusalemme. Roma è quindi morta con la perdita di Gerusalemme e ripeto che in Inferno 2 la definisco Alma Roma, dove alma significa sì nutrice, ma nella mia opera uso il termine pressoché sempre per indicare l'anima di un morto, appunto. Il terzo, filosofi, gli amanti della sapienza, da Aristotele, il filosofo, ad Averroè che lo tradusse e commentò. Questo gruppo sta un po' più in alto dei primi due, poi che innanzi un poco più le ciglia, poi che innalzai un poco più le ciglia. A elenchi finiti ti faccio notare che tra gli spiriti magni, coloro che appunto furono magnanimi, che compirono grandi imprese, ho inserito anche Galeno e Tolomeo, che appartengono di poco al d.C., ma anche tre musulmani, quindi decisamente molto dopo Cristo, ma che appunto non vollero conoscere, unirsi al Cristo, ma stanno insieme a quelli che non l'hanno proprio cronologicamente potuto conoscere. Concludo facendoti notare ancora una volta di come io abbia inserito tra tutti questi nomi molti che capirono già prima della nascita del Cristo che la materialità del mondo terreno non porta alla vera felicità e che avevo già citato nel convivio, proprio parlando di filosofica famiglia, anche in quel caso. Cito: onde Democrito della propria persona, corpo fisico, non curando, né barba né capelli né unghie si togliea. Platone dei libeni temporali non curando, la reale dignità de mise a non calere, che figlio di re fue. Aristotile, d'altro amico non curando, contra lo suo migliore amico, fuori di quella, combatteo, sì come contra l'onomato Platone. E perché di questi parliamo, quando troviamo gli altri che per questi pensieri la loro vita terrena disprezzaro, sì come Zeno, Socrate, Seneca e molti altri, proprio continuando da quel e molti altri del convivio. Io non posso ritrarli tutti appieno, però che sì mi cace il lungo tema, che molte volte al fatto il dirvi è meno. La sesta compagnia in due si scema, per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta, nell'aura che trema, e vegno in parte ove non è che Luca. Io non posso ritrarre tutti, ciascuno, appieno, perché così mi caccia, incalza il lungo tema, materia, che molte volte il dire, la narrazione, viene meno, a mancanze rispetto al fatto. La compagnia di noi, 6, si riduce, diventa incompleta in 2, io e Virgilio. Attraverso un'altra via mi porta il saggio duca, colui che conduce, fuori dalla quiete, nell'aura che trema per il rumore. E raggiungo una parte dove non c'è alcuna luce. Io non posso elencare tutti i nomi perché l'elenco sarebbe troppo lungo, ma soprattutto perché devo trattare di altro. Come accade molte volte, il raccontare una determinata cosa non raggiunge la grandezza della cosa raccontata. Comunque, Virgilio, il Purgatorio 22, aggiornando Stazio, aggiungerà all'elenco degli abitanti di questo limbo anche Terrenzio, Cecilio, Plauto, Varro, Persio, Euripide, Antifonte, Simonide, Agatone, Antigone, File, Argia, Ismene, quella che mostrò Langia, la figlia di Tiresia, Teti, dei Damia con le sorelle. Anche qui ti faccio notare mescolando storia e mitologia con grande disinvoltura. Di tutti questi nomi onorevoli di magnanimi che ho citato, ti ricordo, nessuno si è salvato. L'onorata nominanza che di lor suona su nella terra, nella tua vita, gli permette di risiedere in un posto illuminato, ma pur sempre dopo la porta della morte. Mentre, per anticipare un altro nome assolutamente sconosciuto che apposta cito adesso, l'anima del pigro Belacqua
la troveremo in Purgatorio 4, tanto pigro prima nella sua vita terrena quanto sconosciuto adesso tra gli uomini e pigro dopo la sua vita terrena. Però, a confronto di questi magnanimi dei quali ancora il nome è famoso, lui è salvo e loro no. Tutto questo elenco di nomi rimbomba ancora più forte se pensiamo al canto precedente, dove i nomi di chi visse senza infamia nell'ode non vengono fatti, anzi di chi non fu mai vivo. E farli sarebbe risultato inutile, dato che, non avendo né meriti né demeriti, gli uomini non hanno alcun ricordo di loro. Infatti lì li superiamo con un non ragioniam di lor, ma guarda e passa, qui con un io non posso ritrarli tutti appieno. Della compagnia composta da 6 elementi, che insieme era entrata nel castello, adesso ne rimangono 2, solo io e Virgilio. Omero, Orazio, Ovidio e Lucano restano qui. In questo castello non c'è felicità, in quanto non c'è Dio. Infatti i beati sono chiamati anche contenti, ma diciamo che all'interno del regno dei morti è il posto meno sgradevole. Virgilio, riprendendo esattamente il per altra via detto da Caronte nel canto precedente, mi porta da un'altra parte. Il mezzo, il punto più alto, il centro, l'apice, non è questo castello, ma prima di giungere alla meta devo andare molto più in fondo, raggiungendo il posto più lontano dalla fonte della vera luce, Dio. I primi 2 canti della prima canzone si svolgono dal confine della selva oscura al confine del regno dei morti. I canti 3 e 4, diametralmente opposti in tanti aspetti, si svolgono dal confine del regno dei morti, la porta, al confine del regno dei dannati, il limbo appunto. Dal prossimo canto andremo ove non è che Luca, dentro l'inferno, che inizia col giudizio di Minos. Se è vero che il canto precedente è fortemente ispirato al sesto dell'Eneida di Virgilio, concludo la spiegazione di questo canto con un estratto sempre da quel libro, aggiungendo qualche breve annotazione per far notare come anche questo lo sia. Riprendi il cammino, compi il dovere intrapreso. Affrettiamoci, io scrivo, andiamo che la via lunga ne sospigne. Vedo di fronte a noi le mura uscite dalle officine dei ciclopi, io scrivo 7 volte cerchiato da alte mura, e la porta, io scrivo per 7 porte. Avanzarono insieme nel buio delle vie, io scrivo oscura e profonda, era e nebulosa, e per altra via, avvicinandosi in fretta alla porta. Giunsero ai luoghi felici, io scrivo né trista né lieta, al verde ameno, io scrivo verde smalto, dei boschi fortunati, io scrivo la selva, al soggiorno dei beati. Qui un'aria più libera avvolge i campi di luce purpurea, ci sono stelle e un sole, io scrivo quando vidi un fuoco. Il tracio Orfeo, nome citato anche da me, con una lunga veste fa risuonare le 7 corde della sua cetra, toccandole con le dita e con un plettro d'avorio. Riposano qui in eterno Ilo, Assaraco e Dardano, fondatore di Troia. La prima che invece io cito è Elettra, proprio la mamma di Dardano. Eroi magnanimi, io scrivo spiriti magni, nati in un'età migliore, antica stirpe di Teucro, razza meravigliosa. Enea ammira le armi e i carri dei guerrieri, vuote apparenze, io scrivo spiriti e ombre. Le lance stanno piantate in terra ed i cavalli sciolti pascolano per il prato, io scrivo giungemmo in prato di fresca verdura. Ora che sono morti hanno lo stesso amore per i carri e le armi e la stessa passione dell'allevare i cavalli che ebbero da vivi. Io scrivo e scriverò la condizione dopo la morte come prosecuzione di come si sceglie di vivere. Poi ne vede molti altri a destra e a sinistra, banchettano sull'erba cantando in coro un inno di gioia, in mezzo a un bosco profumato dall'oro, per dove scorre il fiume Po ricco d'acque, io scrivo un bel fiumicello, e sale verso la terra. Qui dimorano gli eroi che furono feriti combattendo per la patria, i sacerdoti casti, i poeti che scrissero versi degni di Apollo, gli inventori delle arti, io scrivo o tu che onori scienze e arte, adatte a ingentilire la vita, e coloro che bene meritarono la memoria dei posteri, io scrivo, e quelli, proprio Virgilio, a me l'onorata nominanza
che di lor su nella tua vita, grazie a cui sta in ciel che si li avanza. Le tempie incoronate, io scrivo con segno di vittoria coronato, da una benda di neve. La Sibilla parlò a quelle ombre, io scrivo, vidi 4 grand'ombre a noi venire, che intorno le si accalcavano, io scrivo, così vidi io adunar la bella scuola di quel signor Virgilio dell'altissimo canto, Eneide. E chiese a Museo che vedeva torreggiare sugli altri più alto e più autorevole, io scrivo che sopra gli altri come aquila vola. Anime care e tu, grande poeta, io scrivo, onorate l'altissimo poeta. Diteci, dov'è Anchise? Per lui siamo venuti qui, abbiamo attraversato i grandi fiumi dell'Erebo, io arrivo al limbo attraversando il fiume Cheronte. E l'eroe le rispose, nessuno di noi ha un posto fisso, stiamo nei boschi ombrosi, sul bordo dei fiumi e nei prati freschi di ruscelli, ma se cercate Anchise, superate quel colle laggiù, io scrivo, traemmoci così dall'un dei canti in loco aperto luminoso e alto. Vi guiderò su una facile via. Fine.